Ci siamo ragazzi, siamo pronti alla raccolta, partiamo subito con il rastrellino, quello elettrico, che è davvero semplice utilizzarlo. Lo vediamo subito insieme, basta attaccarlo alla batteria e siamo pronti. Una volta terminato con questo elettrico facciamo una piccola raccolta, partiamo anche con quella d'aria compressa e vedremo dove sono i pregi dell'uno, i pregi dell'altro, i difetti dell'uno e vediamo un po' come si comportano. Poi al successivo video vi darò anche le mie impressioni a caldo. Una raccomandazione: utilizzate sempre un paio di occhiali quando raccogliete le olive, perché soprattutto le olive che stanno in alto sulle cime, quelle magari grandi, quando vengono staccate da questi rastrellini vengono giù quasi come fossero un proiettile e posso assicurarvi che se vi colpiscono il bulbo oculare state lì 5 minuti che vedete tutto buio e le stelline. Quindi un paio di occhiali non costa nulla utilizzarli per la protezione dei nostri occhi. Venite insieme a me ad attaccare il rastrellino e a raccogliere le olive. Vediamo come si fa. Consiglio: utilizzate queste cassette qua o un'altra cassetta, insomma, dove voi potete mettere all'interno la batteria, perché è più agevole poi andarla a spostare durante la lavorazione e un po' spaziosa, in modo che noi poi dentro ci mettiamo anche il booster. Come abbiamo visto, si toglie lo stretch, non si mette via, si mette da parte vicino al nostro rastrellino, perché poi ci andiamo ad ancorare il cavo. Togliamo le protezioni, almeno attaccheremo il meno del morsetto che alimenterà il nostro booster, al più il più. Il booster, come vi dicevo, mettiamolo qua dentro in modo che sta bello riparato. Ripetiamo questo passaggio importantissimo. Allora, il cavo si mette in questo modo qua. Una volta che lo abbiamo agganciato, prendiamo il nostro stretch e leghiamo con forza con il velcro il cavo. Ok, ci siamo. A questo punto, cari ragazzi, come avevamo detto, anche se io il cavo mi si impiglia durante la lavorazione, non va a forzare sull'attacco a baionetta, è importantissimo. Ripassiamo un attimo il concetto: togliamo il bloccarami quando dobbiamo fare le fronde interne, in modo che noi possiamo infilare il nostro pettine del rastrellino fino in fondo. Vediamo come funziona. Poi mettiamo il bloccarami invece quando dobbiamo fare delle piante potate di fresco, dobbiamo lavorare sulle fronde esterne. Adesso vi faccio vedere questo motore che non cede neanche un attimo sotto gli sforzi, anche su fronde molto piene di olive e molto folte. È uno spettacolo. Poi, oltre che non perde potenza, come vedete le vibrazioni sono davvero molto poche. Come avevamo visto, per allungare l'asta è semplicissimo, basta aprire questa ghiera, sfilate l'asta quanto vi occorre, richiudete la ghiera, siamo pronti per andare a fare anche le cime. Alziamo un po' la camera e guardiamo.
Ragazzi, davvero semplice e silenzioso, sentite che pace, c'è solamente questo ronzio in campagna, ma poi ha una potenza che davvero non mi immaginavo. Guardate qua che roba, guardate qua, è una cosa quasi incredibile, non sembra neanche un motore elettrico, poi davvero ha una facilità di movimento davvero eccezionale, cioè effettivamente, stacco un attimo, mi sembrava che pesasse molto di più, invece posso dirvi che guardate qua, con una mano insomma uno ci gioca facilmente. Poi il fatto che ha l'accensione e lo spegnimento sull'impugnatura è bassa è davvero semplice. Allungare per andarsi a fare un po' le cime è semplicissimo, come abbiamo visto. Eccoci qua, siamo già pronti. E sì, una volta che noi lo infiliamo anche con una mano possiamo giostrare, posso assicurarvi che si sfila semplicemente perché questa sua testa bella, dritta, così, senza impigli, penetra e esce in un modo davvero semplicissimo. Vedete, anche se io forzo all'interno, adesso sto usando il bloccarami perché sto facendo le cime e qua occorre usare il bloccarami, come vedete raccoglie con facilità senza nessun problema. Guardate, abbiamo già fatto questa cima che poi sto dicendo che è una pianta che non è proprio bassa, siamo sui 3,50 m, abbondanti. Come abbiamo visto, il rastrellino elettrico, lavorando in questo modo qua con i suoi pettini, tende a lanciare le olive verso l'esterno della pianta. Ecco che dobbiamo sempre fare un posizionamento del telo fuori dalla chioma di almeno 2 o 3 metri. Ci siamo ragazzi, iniziamo anche con il rastrello ad aria compressa, sentite già il motore al minimo, quando consumerà aria automaticamente si accelererà, ci sarà un po' di rumore che dobbiamo fare. Del rastrellino della Castellari mi piace questo sistema qua, ossia la parte dell'aggancio a T dell'aria compressa sull'asta gira senza impigliarsi, senza incastrarsi e questo è sempre comodo. Iniziamo subito, vediamo come funziona. Ragazzi, è una potenza davvero eccezionale. Guardate qua. Quanto ci abbiamo messo? 20 secondi? 30?
Io adesso ragazzi chiudo il video così, altrimenti diventa lungo e noioso, faccio sui cavi, i rastrelli e così via, però tra 2 o 3 giorni esce il video delle mie impressioni a caldo. Ci sono molte cose interessanti che magari sfuggono vedendo dallo schermo il lavoro di un rastrello piuttosto che l'altro. Io invece vi svelo tutto quanto. Aspettatemi, arrivo fra poco. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.